Mocha Clima ci manda questa scheda, o meglio, Beppe Mocha Clima ci manda questa scheda e ci scrive: ciao, breve descrizione del problema, dando l'input dallo split sia caldo che a freddo la ventola esterna parte, il motore no. Dopo circa 25 secondi di funzionamento la ventola si spegne e sul display della scheda appare errore 45 IPM fault. Questo è il modello dell'unità esterna, è un dual. Ebbene, salutiamo intanto Beppe Mocha Clima e andiamo a vedere il problema di questa scheda. Per chi non lo conosce, Beppe ha un canale su YouTube che si occupa sia di condizionamento che di caldaie, molto interessante, vi lascio il link sotto in descrizione. Bene, come si presenta la scheda? Abbiamo la scheda main che è suddivisa in varie parti, in cui abbiamo l'entrata del 200 volt con il filtraggio della 220 volt. Questo settore che fa parte della comunicazione e lo possiamo vedere dagli opt isolatori. Abbiamo due entrate per quanto riguarda la comunicazione. Abbiamo il relè di avvio per l'alimentazione alla scheda di potenza. Abbiamo il primario e il secondario su questa parte e qui abbiamo il processore con la parte logica dove c'è un display che ci dà l'errore che dà questa scheda è l'errore 45 IPM fault, quindi in pratica un errore sull'IPM. l'IPM si trova su questa scheda che è la scheda di potenza. Il processore di questa scheda, perché qui ne abbiamo un altro, quindi abbiamo due processori. Il processore di questa scheda si occupa di comunicare con l'unità interna, si occupa degli errori per quanto riguarda tutto il settore tra le due schede, si occupa delle sonde e delle valvole di espansione. Bene, passiamo sulla scheda di potenza. Abbiamo un altro processore che va a comunicare con il processore della scheda main tramite questi cavetti. I due processori si comunicano. Abbiamo anche degli opt isolatori qui che fanno da separé tra i due processori per poter comunicare non direttamente, ma comunicano tramite questi opt isolatori. Abbiamo sotto la scheda di potenza abbiamo l'IPM. All'interno ha 6 MOSFET e serve per far ruotare il compressore. Qui abbiamo i 3 collegamenti UV-W. Poi abbiamo su questa parte qua abbiamo il collegamento del reattore su questi due pin. Sotto abbiamo il PFC all'interno si trova il ponte diodo e un MOSFET ad alta velocità in cui va a switchare, aiutare l'IPM in assorbimento. E quindi in questo lato abbiamo il PFC e su questo lato abbiamo l'IPM. Su questo cavetto deve avere un'uscita di 15 volt sul bianco, sul nero il GND, non so se si riesce a vedere bene, sul rosso 5 volt.
Qui come vi ho detto prima, questo serve per la comunicazione tra i due processori e va anche a comunicare sul ventilatore brushless a 5 cavetti che abbiamo su questo connettore. In particolare il feedback del ventilatore va a comunicare con il processore in cui rileva i giri del ventilatore, e in base alle sonde che vanno collegate su questi connettori, soprattutto la sonda di scarico del compressore, va a comunicare al processore, il processore comunica con quest'altro processore e questo processore gestisce sia i giri del compressore, a che velocità deve girare, e sia la velocità del ventilatore. Quindi tenete presente che ad ogni velocità del compressore ci deve essere una velocità del ventilatore, ok? Bene, bando alle ciance e andiamo a vedere il problema di questo IPM default. In pratica, prima cosa che dobbiamo fare è alimentare la scheda. Qui dove ci stanno i pin del collegamento reattore ci andiamo a mettere due coccodrilli, a posto del reattore ci mettiamo una lampadina, è la stessa cosa. E da una parte è meglio, perché se ci dovesse essere un corto sulla parte di potenza abbiamo la lampadina che resterà accesa, e quindi preferisco mettere una lampadina a posto del reattore. E questo lo andiamo a scollegare perché in pratica voglio vedere se abbiamo l'uscita sia della 15 volt e sia della 5 volt. All'uscita del secondario del trasformatore va a alimentare la scheda di potenza, ovviamente va ad alimentarla in bassa tensione 5 e 15 volt, mentre qui abbiamo, come ho detto prima, la comunicazione tra i due processori e la comunicazione del ventilatore. Prima di dare alimentazione abbiamo un condensatore unico da 2200 microfarad, 400 volt. Come ben sapete, chi segue i miei video, la maggior parte delle schede hanno i condensatori sopra le schede, e condensatori servono non per dare lo spunto, non confondete i condensatori a 220 volt alternata, che i condensatori on off servono per dare lo spunto al compressore. Questi condensatori non servono per dare lo spunto, ma servono per dare una continuità sull'IPM in modo di avere una corrente continua stabile, ok? Ovviamente parliamo di corrente continua 300 volt. Ok, diamo alimentazione, display si è acceso, click del relè, lampadina si è accesa per un attimo, poi si è spenta, quindi è ok, la parte di potenza non è in corto. Voglio vedere subito la parte di bassa alimentazione della scheda di potenza. Allora, sul rosso dovevamo avere 5 volt e ne abbiamo 3. Sul bianco ne dovevamo avere 15 e ne abbiamo 3, quindi c'è qualche problema sul secondario. Andiamo a verificare il secondario. Ovviamente andiamo in uscita del trasformatore sui diodi, quindi qui abbiamo 18 volt ed è ok. Su questo ce ne abbiamo anche 18 ed è anche ok. Vi dico i diodi che ho testato.
sono il D6 e il D8. Andiamo sul D9. Qui ne abbiamo 12 e mi sembra anche ok, anche se sono 11 non è un problema. Di 11, qui ne abbiamo 12 ed è ok. Andiamo a vedere i regolatori di voltaggio, che sono questi. Abbiamo un regolatore di voltaggio che è 7815, quindi dobbiamo avere un'uscita di 15 volt su questo, scusate, mentre su questo è un 7805, dovremmo avere un'uscita di 5 volt. Allora vado a togliere alimentazione perché voglio vedere se stanno in cascata. Allora immagino che in entrata dovrebbe entrare sul regolatore di 15 volt la 18 volt, quindi andiamo a vedere quale diodo chiamo in continuità. Eccolo qui, quindi questo l'abbiamo testato e risulta ok. Abbiamo la 18 volt su questo diodo. Non abbiamo testato l'entrata di questo regolatore di voltaggio e l'andremo a fare. Nel frattempo vediamo se sulla 15 volt del regolatore corrisponde l'uscita del regolatore della 15 volt corrisponde al piedino bianco, dovrebbe essere. Quindi andiamo a vedere. Ok, abbiamo la continuità sul regolatore della 5 volt sempre in uscita. Andiamo a controllare quest'altro regolatore, il 7805, e anche lui è ok. Andiamo a controllare il GND, possiamo farlo anche da qua e anche lui è ok. Possiamo vedere se stanno in cascata, quindi uscita del 78015, entrata del 7805. Allora, eccolo qui ed è ok. I due GND sono ok. Molto probabile che ci sta un problema sul 78015 perché non abbiamo neanche la 15 volt qui. Allora diamo di nuovo alimentazione, mettiamo il multimetro in volt continua. Ok, andiamo a vedere l'entrata del 78015 e abbiamo i 18 volt. Andiamo a vedere in uscita e ne dovevamo avere 15 ma ne abbiamo 3,7 e questo non va bene, perché dovevamo averne 15 qua, poi questi 15 andranno sull'entrata del 7805 per avere la 5 volt. Sicuramente su 7805 avremo sempre 3 volt in entrata e difatti così è, 3 volt e 7. Bene, a questo punto vado a sostituire il regolatore di voltaggio 78015. Bene, regolatore di voltaggio sostituito. Diamo alimentazione e abbiamo il LED qui che si è acceso. Guardate un po', alimentazione sembra ripristinata, ma andiamo a vedere subito in uscita. Quindi qui dovremmo avere la 5 volt e ce l'abbiamo. Qui dovremmo avere la 15 e
anche la 15 ce l'abbiamo. Ok, quindi a questo punto direi che abbiamo ripristinato la scheda. Andiamo a vedere un po' se abbiamo la comunicazione tra i due processori. Possiamo anche andarla a vedere dall'opt isolatore. Eccola qui, siamo andati direttamente in uscita dell'opt isolatore, quindi è questo processore che sta comunicando con l'altro. Potete vedere sul tester l'oscillazione, lo scambio seriale dei pacchetti dati. Andiamo adesso in entrata su questo processore e possiamo anche qui vedere la comunicazione. Ok, il terzo optimisatore sicuramente servirà per quanto riguarda il feedback del ventilatore brushless. Bene ragazzi, questo è tutto. Saluto Beppe Moca Clima e vi ricordo che vi lascio il link sotto in descrizione. Andate a visitare il suo canale perché è molto interessante, sia per quanto riguarda il livello di condizionamento e di caldaie. Bene ragazzi, detto questo, mi raccomando, iscrivetevi al canale, molto importante per un supporto e continuare a fare altri video. Bene, da Mimmo Refrigero questo è tutto e ci vediamo ad un prossimo video.